Cari amiche, il podcast di oggi è andiamo a vedere dei progetti piccoli piccoli, perché mi avete scritto in tante dove mi avete detto: Luana, ho caldo ma voglio lavorare ad uncinetto e voglio realizzare cose piccoline, poco impegnative ma carine da realizzare. Allora ho pensato piccole click clack, piccoli progetti ma veloci da realizzare, ma facili, che possiamo divertirci nelle ore in cui sentiamo meno caldo. Allora andiamo a vedere subito il primo, non perdo tempo, è il primo che poi ho scritto, poi io dimentico tutta la lista, voi lo sapete, il click clack azzurro con questo, diciamo, questi soprappomelli giganteschi a righe bianche e azzurre, veramente molto carino. È carino perché è realizzato in cotone con un fiocco laterale. Facile il punto, facile la realizzazione, perché una click clack che quando si apre è tonda. Quando andiamo a realizzare la base poi non facciamo più aumenti e il gioco è fatto. Insomma, io dico sempre il gioco è fatto perché alcuni progetti sembrano difficili a realizzare e invece sono facili facili. Proprio questo potete realizzarlo per le bomboniere, potete realizzarlo per un regalo oppure cambiare colore, per cui da un azzurro così con questi diciamo pomelli giganteschi, ma li potete realizzare per esempio rossi nel periodo delle festività, potete giocare poi con la creatività. Andiamo a vedere il secondo, oggi non li ricordo proprio tutti a memoria. Allora andiamo a vedere il secondo. Questo è un portamonete che ho realizzato in ciniglia. Una ciniglia è il Soft Lux, una ciniglia diciamo piatta, fettuccia, molto molto carina perché ha questo lurex, diciamo che si può utilizzare perché ha anche del cotone. Possiamo realizzare sia in autunno e inverno e anche in primavera, realizzare anche borse come abbiamo fatto la Miu Miu. Vi lascio poi il link sotto, proprio con questo filato. Mi piace perché è piccolina, poi realizzerò questo fiocco gigantesco sopra ed è comodo, un piccolo portamonete, morbido, e possiamo anche realizzare la borsa uguale, perché no? Possiamo farla più grande e realizzare anche la borsa, così abbiamo un completo. È facile, basta insomma con il multiplo che vi dico poi nel tutorial potete realizzarla più grande. Allora andiamo a vedere quest'altro portamonete tondo. Non è difficile da fare, ve lo dico perché prima si realizzano questi due diciamo cerchi, questi tondi si realizzano con degli aumenti e poi si vanno diciamo a collegare tra di loro, ma è facile facile. Abbiamo visto anche tantissime borse che sono grandi, che le realizzano grandi e poi ci applicano quei fiori giganteschi, no? Insomma, questo tipo di costruzione senza, diciamo, senza la parte di chiusura, però l'abbiamo vista in tutte le salse e in tutte le forme. Questa invece è piccolissima, carina carina, un piccolo portamonete da portare, ma ci potete mettere anche in una tracollina, perché no? Si può sempre fare. Andiamo a vedere adesso il quarto progetto. Il quarto progetto è la mini borsa verde, questo color lime. Come potevo non mettere questa borsa super ricercata sul mio canale? Perché è piccolissima. Poi ho fatto questa chiusura con questa goccia che scende, ci sta benissimo. La tracollina che è carinissima, possiamo anche non foderarlo. È la particolarità di questa borsa, che dobbiamo semplicemente fare due cuciture, è un rettangolo che viene chiuso su se stesso e poi andiamo a realizzare le cuciture, per cui alcuni progetti sono anche divertenti da fare, non ci impegnano. Fa caldo, allora realizzo questa borsa, faccio questo rettangolo quando posso, che mi voglio divertire con l'uncinetto, ma lo posso fare anche in cotone. Vi consiglio sempre in cotone, con il fiocco cotone, di realizzarla per esempio a due capi, in maniera che è bella resistente, ma la possiamo fare anche perché no, a due colori, oppure oltre che realizzarla in due colori, in tre colori, come la borsa Miu Miu, possiamo divertirci a diciamo consumare tutto quel filato che abbiamo, piccoli gomitolini di cotone. La stagione estiva ancora è bella, diciamo in piena forza, e siamo in agosto, ma possiamo insomma realizzare questi avanzi
e realizzarla e poi fare le due cuciture, sicuramente molto particolare. Adesso che mi è venuta l'idea la possiamo anche fare una borsa così, perché no? Mi è venuta, casomai faremo un tutorial, fatemelo sapere nei commenti, possiamo fare un tutorial in questo modo, se volete un qualcosa di diverso, visto che diciamo questi avanzi vogliamo smaltirli tutti. Me lo fate sapere nei commenti e iscrivetevi al canale se non l'avete fatto, mi raccomando, io poi rispondo sempre a tutti i vostri commenti. Andiamo avanti con questa super carrellata. Allora abbiamo visto questo piccolo portamonete, che poi ho aggiunto il sutace. Sapete che io amo il sutace, ogni tanto lo vado a inserire su qualche borsa o di solito sugli oggetti piccolini mi piace, no? Perché metto questo gioiello, perché il sutace si realizza veramente dei gioielli molto particolari. Infatti nel video della domenica che vi ho fatto vedere una carrellata di realizzazioni, di che cosa realizzo io con i gioielli. Insomma, possiamo inventarci qualcosa anche con l'uncinetto, e questo mi piace tanto perché sembra una piccola conchiglia, no? E con questo progetto e con, diciamo, con la sequenza di aumenti ci sono anche delle borse grandi, se vi piacciono. Questo è piccolo carino, con questo sutace che poi si può chiudere sia con un bottoncino, se preferite, in base a quello che mettete dentro. Certo, se mettete delle monete ovviamente escono fuori, però invece potete anche aggiungere una piccola zip, la potete inserire e poi andare a cucire tutto intorno, non serve foderare, per cui abbastanza come, diciamo, come filato. Io vi consiglio sempre un cordino, ma se non avete il cordino, il fioccotone a due capi, che è bello resistente. Andiamo a vedere adesso la click clack, questa che ho realizzato in rosa in cotone. Questo è molto gettonato, questo progetto, perché è piccolo e non ci annoia, perché sono tutti punti paffa, per cui sono tutti i gettati che facciamo sull'uncinetto, poi andiamo a chiudere, andiamo a lavorare, e poi ci sono degli aumenti. Insomma, è carina perché anche le principianti, molte principianti l'hanno realizzata con grande soddisfazione. Ci sa, questa volta non ho realizzato il classico punto basso, ma ho fatto qualcosa di diverso, e in molte mi avete inviato le foto, e in tanti hanno fatto proprio le bomboniere con questo progetto, proprio diciamo anche in bianco, oppure colorate per la comunione, oppure chi le ha fatte in rosa. Insomma, ho ricevuto tantissime foto, sono contenta perché è un progetto che lì per lì pensavo che fosse molto semplice, invece è piaciuto tantissimo. Poi si può sempre arricchire con un fiocco, con una decorazione. Insomma, noi non abbiamo, ripeto sempre, non abbiamo limiti con la creatività, perché quando qualcosa ci piace e vogliamo poi arricchirla con delle perle, con degli strass, perché in base a quello, oppure come lo dobbiamo utilizzare, oppure a chi lo dobbiamo regalare, scateniamoci. Possiamo anche metterci dei ciondoli, perché no? Possiamo fare tutto. Allora andiamo a vedere adesso questo con il sutace. Già voglio parlarvi prima di questo mini. Allora, potevo non realizzare un portachiavi con una click clack mini piccolissima, carina, super veloce da fare. Allora, questa mi avete inviato delle foto perché l'avete realizzata sia come posto tavola, insomma, anche a Natale le avete realizzate rosse con una stellina centrale, oppure tutte colorate. L'avete fatta per le comunioni, i compleanni, perché adesso con i compleanni si ha sempre questo piccolo gadget. L'avete fatto anche per i compleanni, per i 18 anni, insomma mi avete mandato delle foto fantastiche, e queste sono veramente molto piccoline, molto piccolina, diciamo che sarà così piccola. Io la uso come portachiavi, io ce l'ho, la uso come portachiavi. Vi devo dire, da quando che l'ho fatta, questa forse 4 anni fa o 3 anni fa, il mio portachiavi è intatto e non si è mosso da lì, non si è mosso il mio portachiavi. Allora, io penso di aver quasi finito, però voglio farvi vedere anche un altro progetto. Questo progetto, diciamo, è sempre un portamonete, ma potete fare anche un portaocchiali, insomma, potete modificare assolutamente le misure.
perché avete il multiplo. Questo è piaciuto tantissimo, sempre applicazione in Sutace, sapete, lo amo e lo inserisco. Molti di voi mi avete chiesto, ma allora ci sono dei tutorial? Trovate dei tutorial proprio sul il mio canale e potete insomma anche sperimentare con le piattine, insomma occorrono alcuni materiali. Però questo mini portafoglio mi piace tantissimo, sempre col Sutace, molto piccolo, perché ho notato che le cose piccoline in questo periodo sono le più gettonate, gettonate. Allora, io vi ho fatto vedere una carrellata per darvi qualche idea. Avete caldo? Ok, potete realizzare con l'uncinetta? Assolutamente sì, realizziamo cose piccoline, ma se volete realizzare delle maglie lo fate, ma lo fate diciamo a tempi più lunghi se proprio non avete proprio tutta questa voglia o il tempo. Allora, io vi saluto, ci vediamo con i prossimi tutorial, lunedì, il sabato, forse qualcosina, eh? Stavo pensando anche di fare qualcosa il sabato. Allora, poi parleremo con una diretta. Io vi do un bacione immenso a tutte voi e ci vediamo ai prossimi video. Non dimenticate ovviamente di iscrivervi al canale. Vi lascio sotto il link del mio sito, il mio blog, dove avete tutta la lista di tutti i tutorial che vi ho detto adesso, in maniera di avere insomma un punto di riferimento senza che andate a cercare sulla playlist, insomma super organizzata. Un bacione e ci vediamo ai prossimi video.